Benvenuti nella mia scuola di cucina, dove tratteremo tecniche e metodi per imparare a cucinare in modo corretto e stupire sempre i vostri ospiti a casa, perché saranno tecniche d'effetto ma anche facili da realizzare a casa. In questa puntata tratteremo le salse madri, iniziando con la regina delle salse, la besciamella, ma non sarò da solo. Sono Maurizio Pegoraro, ho 65 anni e sono architetto. Mi chiamo Michele Bausardo, ho 48 anni e faccio il pescivendolo. Mi chiamo Ayassa Franca, ho 48 anni e faccio la macellaia. Quando sono i fornelli è un momento di rilassamento, fuori dal mondo e si lavora con la propria fantasia, con il proprio pensiero. Quando sono in fornelli di solito faccio un bel casino, però sono molto soddisfatto di quello che mi riesce, non sempre. Quando sono in fornelli mi diverto un sacco. Mi piace sporcare tantissimo la cucina e però portare a tavola dei piatti belli conditi e ricchi. Eccoci, bentornati in un'altra lezione di Accademia di cucina, trattando una ricetta di base molto classica, la salsa besciamella, perché trattiamo le salse basiche, le madri di tutte le salse, perché con questa salsa si ricavano tanti altri condimenti per la cucina. Dedicheremo quindi la lezione alla besciamella e alla salsa mornay, che è una derivata della salsa besciamella. Sono due salse molto semplici, però le ritroviamo in tantissimi piatti in cucina, sia nelle ricette di contorno, quindi accompagnamento, infatti oggi faremo un contorno, nei primi piatti, come guarnizione, insomma è una salsa che bisogna imparare a far bene perché è semplice, però richiede qualche attenzione. Francesca, come sempre, oggi ci aiuterà in questa lezione e io direi di partire subito con appunto la salsa besciamella. Gli ingredienti che ci servono saranno questi. Allora, per un litro di latte, quindi fare la besciamella, servono poi 80 g di burro, 80 g di farina, 10 g circa di sale, della noce moscata. Noce moscata a piacere che servirà per profumare la nostra besciamella. Anche il burro e la farina, sappiate che la grammatura non è sempre questa qua. 80 g di burro e 80 g di farina è una besciamella più o meno media. Si possono fare besciamelle anche più solide per altri tipi di preparazione. Per esempio la besciamella può essere usata anche per impanare, cioè si passano per esempio le costolette di agnello dentro una besciamella molto spessa, poi si impanano, quindi qui abbiamo bisogno di una salsa che avvolge, quindi si può fare anche 120-130 g di burro e di farina. Salse addirittura più morbide, quindi una salsa addirittura con 50 g di burro e 50 g di farina, se questa salsa deve far parte per esempio di un piatto che poi va in cottura in forno e quindi tenderà ad asciugare molto. Le lasagne per esempio si possono fare anche con una salsa besciamella senza far cuocere la pasta, dove la pasta cuoce direttamente dentro il condimento, dentro il ragù e dentro la besciamella. Quindi in questo caso la besciamella la teniamo molto molto lenta in modo tale che l'acqua, il latte in eccesso verrà assorbito dalla pasta, aiuterà la pasta a cuocere in forno. Allora, prima operazione, avete il latte a disposizione, naturalmente latte intero fresco, perché mi sembra ovvio, no? Sono pochi ingredienti, latte, burro e farina, se questi nella pentola più franca, nella pentola più grande, ok? Non in quella più piccola. Andiamo a accendere il latte sotto. Naturalmente, stavo dicendo prima, abbiamo pochissimi ingredienti, latte, burro e farina, questi ingredienti devono essere buoni, altrimenti se non sono buoni la nostra salsa saprà di poco. E la salsa besciamella, come la crema pasticcera, richiedono appunto un'attenzione particolare nella scelta degli ingredienti, anche un buon burro che mettiamo nel pentolino più piccolo a fondere. Ci sono alcune persone che fanno la besciamella, soprattutto a casa, partendo dal latte freddo. Partire dal latte freddo significa avere delle problematiche di cottura, cioè impieghiamo troppo tempo a far cuocere la nostra salsa dovendo stare a girare sul fuoco per lungo tempo. Allora, quello che sto preparando adesso si chiama roux. Burro e farina in pasticceria, scusatemi, in cucina, prende il nome di roux, nel senso che è una base questa che stiamo facendo di burro e farina, si addensa la besciamella, ma può essere anche usata, tenuta in frigorifero
per addensare delle salse. Esempio, abbiamo una salsa d'arrosto, vogliamo legarla, prendiamo la nostra ciotolina di roux tenuta in frigo, prendiamo un pizzico di questo roux, lo mettiamo nella salsa d'arrosto e la salsa d'arrosto si lega. Dobbiamo addensare una salsa pomodoro, qualsiasi salsa che dobbiamo addensare ci può venire utile. Ed è una miscela fatta di burro e farina. Facciamo sciogliere il burro, molto semplicemente in un pentolino. Esiste il roux chiaro e il roux scuro, roux nocciola. Il roux chiaro è semplicemente burro fuso e farina. Il roux nocciola o roux scuro è un burro cotto più a lungo che diventi color nocciola e una farina tostata all'interno. Questo, oltre che legare, darà un sapore più aggressivo alla salsa. Sicuramente non è la besciamella perché deve rimanere bianca, ma se devo legare per esempio un fondo di selvaggina, un fondo di cacciagione o un fondo di carne, se la roux è più tostato mi andrà a dare un sapore migliore al nostro sugo. Quindi in questo momento facciamo un roux chiaro per la besciamella, facendo fondere il burro uniamo la farina, tutta ad un colpo. Il latte l'avete acceso? Sì. Su quanto? 3. Sul 3. 4. Ok. Portatelo a bollore, quindi io direi di aumentare anche leggermente, così arriva a bollore più in fretta. Ok, adesso facciamo tostare questo roux per un paio di minuti, sempre mescolandolo sul fuoco, in modo tale che la farina abbia modo di iniziare a cuocere leggermente. Una delle cose che si sbaglia spesso è fare la besciamella troppo velocemente, cioè si fa un roux velocissimo, appena il latte arriva a bollore, si mescola, si addensa, si spegne. In realtà la vera besciamella è una salsa che andrebbe cotta addirittura una mezz'oretta circa sul fuoco. Ora noi non arriveremo a questo, però almeno un 5, 6, 7 minuti di bollitura lenta gliela diamo alla nostra besciamella. Intanto anche l'acqua, Francesca mi controlli che l'acqua sia sulla soglia del bollore perché servirà per le lasagne. Noce moscata, grattugiatela dentro il roux e non dentro il latte. La noce moscata Ce ce l'avete l'avete una qua. per tutti, sì. A me l'hanno fregata, non ce l'ho. Chef, per fare la besciamella, il burro chiarificato non è necessario, non è... Non serve perché... però andrebbe bene, non succede niente. Addirittura la besciamella si potrebbe fare anche, tra virgolette, con l'olio. Ti serve un grasso per mettere in soluzione la farina, in modo tale che la farina non faccia grumi. Se io versassi la farina direttamente nel latte caldo, cosa farebbe? Appena arriva la farina dentro il latte caldo, si aggruma subito e fa subito delle pallottoline di farina che non sciogli più. Se tu noti nel pentolino hai una sorta di pastella. Ok, adesso potete spegnerlo il roux, sono passati un paio di minuti, a ben fritto lo possiamo togliere. A ben soffritto, scusatemi. Naturalmente se facessimo questa operazione senza un grasso, che sia questo burro, che sia questo olio, ci ritroviamo con dei grumi. Allora serve solo per facilitare la dispersione della farina all'interno del latte bollente. Naturalmente si possono fare anche delle variazioni alla nostra besciamella con la parte aromatica, cioè si possono togliere per esempio la noce moscata, può essere eliminata, a favore di un'altra spezia, però la classica è con la noce moscata. Perché non la metto nel latte? Scusa un attimo. Il latte quando va a ebollizione, intanto abbassiamo leggermente che non mi bruci sui bordi. Quando va a ebollizione il latte forma una pellicola in superficie. In questa pellicola si ingloba tutta la noce moscata e ce la ritroviamo tutta a pezzi all'interno della nostra besciamella. Invece nel roux la disperdiamo meglio. Dimmi pure, Michele. No, volevo chiedere per il latte. Sì. Quale? Scremato parzialmente? Latte intero fresco. Guarda, il latte parzialmente scremato, il latte scremato non ha grandi applicazioni se non a livello nutrizionale, no? Se uno deve stare a dieta, non vuole grassi, tutto quanto, però alla fine il latte buono è quello intero perché i grassi sono gustosi, quindi il latte intero ha il 3,5% di grassi che non sono tantissimi e sono quelli che ci servono a livello nutrizionale, non è che sono chissà quanti grassi, ma ci servono per dare sapidità e gusto al nostro prodotto, altrimenti se mi fai la besciamella con un latte magro è come farla quasi con l'acqua. Il latte alla fine hai solo proteine, non hai grassi, è come farlo con l'acqua. Allora, quando il roux arriva a ebollizione, vi prendete un cucchiaio così, di gomma, pulite la frusta dal cesso di roux e versate il roux nel latte bollente. Però aspettate, deve essere a bollore il latte, quindi se non arriva, intanto vi potete già preparare, mentre aspettate che bolle ancora, già tutto sul bordo del pentolino il vostro roux. Ok, quando quasi inizia a fare la prima bolla, versiamo dentro il roux tutto insieme, tutto d'un colpo. E subito andiamo a rimescolare.
facendo sciogliere bene il roux all'interno della besciamella. All'inizio fuoco ancora forte, quindi voi magari ancora su intorno al 5, no? Poi man mano che la besciamella inizia ad addensarsi, abbassiamo la fiamma e lo portiamo. Io per esempio metto al minimo adesso, voi mettete magari sul 2, sull'1, sul 2, perché? Perché da adesso in avanti la dobbiamo far cuocere circa 10 minuti. Spesso e volentieri sì, la besciamella viene presa, così fatta e spenta. Appena arriva a essere densità, spenta. La vera besciamella ha una cottura, dicevo prima, di circa mezz'ora al minimo sul fuoco. Questo cosa succede? Cosa fa, scusatemi? Affina la salsa. Allora, un conto è un latte addensato. La besciamella, se faccio bollire il latte e la lego con il roux e spengo, ho fatto un latte addensato. Un conto è una salsa besciamella e come tale deve cuocere, perché la farina cuocerà bene, il latte si concentrerà leggermente, tutti gli umori, i sapori si amalgameranno perfettamente, sarà una salsa, ok? Chef, e il sale? Sono qua. Il sale lo mettiamo adesso, in questa fase o nel latte? Hai ragione, io non l'ho messo, perché l'avevo già messo, non ve l'ho detto a voi. Io ho messo il sale grosso all'inizio, va bene mettere anche il sale fine adesso, non c'è nessun problema. O si mette il sale grosso nel latte o si mette il sale fine alla fine. Ovvio che se la metto alla fine metto il sale fine così si scioglie più facilmente. Mi raccomando, da adesso in avanti la cottura veramente al minimo. Nel caso del fornello proprio una leggera fiamma sotto proprio. Chef. No? Verifico ancora. Sì, eccomi, dimmi. Anche qui girare destra-sinistra non cambia niente, sai, le dicerie destra-sinistra, su, Il girare, guarda. basta mescolare. No, non mi accontento di questa frase basta mescolare in ogni punto del tegame. Una delle problematiche di tutti nel girare è questa. Guarda, se io giro e giro sempre qua, è inutile che vado veloce a girare nella parte centrale, non serve a niente. Io posso andare anche più lento, l'importante è che prendo tutti i bordi del tegame in tutti i sensi e vado a prendere nel lato sinistro, nel lato destro, sui bordi, nella parte centrale. Non serve agitarsi quando si mescola, l'importante è prendere dappertutto. Alzate la pentola con l'acqua, portate a bollore l'acqua e iniziamo a cuocere i fogli delle lasagne, salando l'acqua. Perché le lasagne? Ora, questa salsa è ovvio che devo fare un'applicazione, no? Perché se no, vista così, abbiamo fatto la besciamella. Vediamo come un possibile applicazione della besciamella, che sono le classiche lasagne all'emiliana. Pasta, ragù e besciamella. Allora, acqua bollente, salata, un filo d'olio. Per la pasta fresca va sempre a mettere un filo d'olio per tenerla sempre separata l'una dall'altra, soprattutto i fogli che andiamo a cuocere in questo momento. Poi prendiamo i fogli di pasta, adesso ve li portiamo, li abbiamo già stesi e tagliati, pasta all'uovo, e la vado a mettere uno alla volta dritti, quindi non li metto tutti insieme ammassati così, ma li vado a mettere uno alla volta e di piatto dritti, in modo tale che non si accartoccino troppo. Avete a disposizione 6 fogli a testa per fare una piccola lasagnetta. Intanto ogni tanto girate, non c'è bisogno che girate sempre la besciamella, ogni tanto passate e vi ricordate di girarla. Scusa chef, il sale grosso Sì, per l'acqua. sale grosso Perché per l'acqua. Altrimenti Adesso te lo porta Francesca. Francesca, gli porti Sì, il sì, sale adesso glielo grosso? porto. Allora, quanto deve bollire questa pasta adesso? È giusto il tempo che serve per scottarla, perché la pasta all'uovo, se è fresca, cuoce molto in fretta. Questa è la lezione sulla besciamella, quindi non vedremo fare né il ragù né la pasta all'uovo. Ci saranno altre lezioni dove vedremo fare il ragù e la pasta all'uovo, perché ci concentriamo adesso sulla la salsa madre. Chef, Sì, dimmi. diritta così? Di piatto. Ah, perché la prima si è accartocciata. Infatti, se la metti così va giù, poi si accartoccia, di piatto. E cerchi di tenere... L'olio l'hai messo? Sì, sì. Sale? Sì, sì. Perfetto. È già salato, mi credo. Poco. Sai che sono a dieta io. Ok. Appena scottata la pasta avete una boule con dell'acqua fredda. Andiamo a tirare sulla pasta scottata e la mettiamo nell'acqua fredda, così. Tenendo i fogli allargati subito, guardate, ho bisogno della vostra attenzione un secondo. Io tiro sulla pasta, appena la metto nella ciotola, magari rimane piegata così. Quando si raffredda, se è piegata così, rimane poi piegata. Allora la allargate subito di piatto in modo tale che rimanga dritta immediatamente. Così si raffredda in posizione dritta e la nostra pasta rimarrà ben stesa in fogli. Io ve l'ho già preparata a fogli della dimensione della vostra terrina per fare le lasagne. Chef,
Sì? C'è il problema, così pratico. Se io l'ultimo foglio che metto di pasta però cuoce meno di quello che è in fondo. Sì, ma Michele, se hai impiegato 5 minuti a mettere i fogli di pasta, erano solo 6. In realtà, se sei veloce, come devi essere, quanto passa dal primo foglio all'ultimo? 20 secondi. Appunto, quindi non è questa la differenza, no? È ovvio che se vai giù lentamente, allora ti può fare la differenza. Allora, adesso stendiamo i fogli di pasta raffreddati su un torcione, uno straccio ben pulito. Chef, per non bruciarsi c'è un In sistema... che senso? Dove? Tira fuori la pasta. Ah, quando scoli la pasta? Diciamo per uno che non sa farlo. No, tirala su con la schiumarola, non devi toccarla con le mani. Se poi ti vuoi aiutare con le mani puoi farlo, perché è solo l'inizio questo. In cucina le mani devi abituarle. In cucina le mani devono resistere un po' il calore, non puoi essere troppo sensibile. Col tempo, e allora sai come ti abitui? Iniziando già da adesso a toccare un pochettino la pasta calda e pian piano ti abitui poi, no? E resisti il calore. Non vi dimenticate, vero, di girare la besciamella ogni tanto? No, assolutamente. È un mattone. Tutte le cose a vederle sembrano facili, poi alla fine, vero? Ok, adesso tamponiamo la pasta con il torcione, da asciugarla bene. Non potete metterla una sull'altra se no si attacca, ma se volete ritirarla in frigorifero, guardate, pronta per un successivo utilizzo, chiudete il torcione in questo modo, arrotolate la pasta in questo modo. Così facendo possiamo mettere questo straccio in frigorifero pronto per l'utilizzo quando ci servirà. Cioè anche stasera potremmo assemblare le nostre lasagne. Quindi possiamo anche cucinarla 2 ore prima, 3 ore prima. Adesso. Quando vi serve andate in frigo, prendete il torcione, lo srotolate in questo modo, la pasta sarà bella asciutta e separata perché non le abbiamo dato il modo di attaccarsi. Ok? Prendiamo la terrina per la lasagna che avete a disposizione e andiamo ad ungere bene col burro il fondo. Forza che dobbiamo metterla in forno, Si parte sempre con la besciamella. Dimmi. Per il burro bisogna scaldarlo o ho fatto... Con le mani va anche bene. Basta bene. Allora, con un mestolino prendete un po' di besciamella e la mettete sul fondo della pirofila. Questa è la densità corretta per le lasagne, guardate. Tutti sti puntini neri che vedete sono la noce moscata. Quindi a me. Se anche ce ne a noi. sono altri di attaccatura non lo so a voi. No, Ok, ci sono. perfetto. Sono Questo quelli belli. Allora, un bel mestolo di besciamella. Si parte sempre con la besciamella sul fondo. Si stende bene. E adesso anche assemblare le lasagne sembra una cosa semplice, ma in realtà dovete farlo bene, perché tutti i bordi di pasta, se rimangono fuori, si seccano e si bruciano. Quindi mettiamo il foglio, io ve l'ho già tagliato di misura della pirofila, ma se dovesse in qualche modo essere più grande della pirofila, ripiegate il bordo in modo tale che non faccia le punte all'insù così, ma vengono ripiegate all'indentro. Ok? Poi andiamo con il ragù e mettiamo un po' Luca. di ragù. Sì? Volevo solo farti vedere l'imburatura di Michele che Michele, è non eri a generoso. dieta? È generoso. Non eri a dieta, Michele? Sì, ero. Mi hai È detto generoso. metto poco sale, poi mi metti un quintale di burro. quello che c'è in tavola io uso. Allora, sai cos'è? No, quello lì non era tutto il burro. Non era tutto il burro quello lì, da usare lì. Era il burro da mettere anche a fiocchetti qua e là. Quindi tu adesso devi mettere un fiocchettino di burro qua e là sul ragù che hai messo, un po' di parmigiano e continuare ad alternare gli strati in questo modo. Besciamella così, a farla cadere a piccole gocce, strisce sul ragù. Poi un altro foglio di pasta. Maurizio, bisogna anche un po' asciugarla la pasta prima di metterla in teglia, Besciamella. Allora, possiamo fare 2 modi, alternare besciamella e ragù, oppure mischiare il ragù con la besciamella. A me non piace farlo, ci sono alcune persone che mischiano già il ragù con la besciamella e poi stratificano il ragù insieme alla besciamella. Invece io preferisco fare uno strato di ragù e uno di besciamella. Bene tutto sui bordi, la salsa, in modo tale da non lasciare pasta scoperta. Di nuovo parmigiano grattugiato e altra pasta. E continuate a costruire le vostre lasagne in questo modo. Ci siete? Sì.
Sì, Quanti sì. strati? Più o meno un 6 strati possono andare bene, poi dipende anche dalla pirofila, da quanto la volete fare alta, comunque mai troppo bassa. Vi ricordate che sopra il ragù, guardate, sopra il ragù dobbiamo mettere un po' di besciamella, prima di mettere il foglio di pasta, dei fiocchetti di burro e del parmigiano. Non dobbiamo mettere troppo burro, altrimenti alla fine diventano unte, perché poi alla fine non ce ne accorgiamo, ma strato per strato continuiamo a mettere burro E poi Michele ingrassa. e poi Michele ingrassa. Michele altro che all'incontrario, dieta, prima il ragù, poi la besciamella. Anche le proporzioni, cercate di farle bene tra pasta e ragù e tutto quanto. Ok, io ho quasi finito, così vado in forno. L'ultimo strato lo finiamo con besciamella, mi raccomando. Non ragù? Macchiata di un po' di ragù qua e là, però besciamella soprattutto. Chef, è parmigiano comunque. Assolutamente, quando si parla di gratinatura sempre parmigiano, quindi un bello strato abbondante di besciamella sopra, fiocchetti di burro, parmigiano e delle macchie qua e là di ragù, in modo tale da non lasciarla completamente bianca in superficie. Mi raccomando, tutto super coperto di besciamella, non angoli di pasta fuori liberi. Prima il ragù, Michele, poi la besciamella. Cambia qualcosa se è prima besciamella poi ragù? Cambia L'importante è che niente. finisci con la besciamella, questo ci interessa. Fiocchetti di burro sopra un pochettino più abbondanti e andiamo in forno a 180 gradi per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Chef, una domanda, va coperto o si mette scoperto in forno? Assolutamente scoperto, deve gratinare, l'importante è che il bordo sia super pulito perché altrimenti brucia, ok? Non ci deve essere besciamella o parmigiano sul bordo, non va assolutamente bene, se no la pirofila poi rimane sporca. Vi lascio finire, fra un attimo vengo a controllare com'è andata. Eccoci, torniamo con le nostre lasagne, le abbiamo fatte gratinare al forno, abbiamo fatto la besciamella, la lezione di oggi è sulla besciamella con i suoi derivati, quindi la salsa Mornay che è uno dei principali derivati della besciamella. E per le lasagne, essendo la puntata, la lezione sulle besciamelle, non abbiamo fatto né il ragù né la pasta, ci serviva solo il pretesto di fare delle lasagne per un'applicazione, delle tante possibili applicazioni della salsa besciamella. Quindi abbiamo stratificato pasta, ragù e besciamella con fiocchetti di burro e parmigiano fino a fare abbiamo fatto 6 strati di pasta nello specifico, terminando poi, mi raccomando, sempre con la besciamella, da coprire bene tutta la pasta, compresa quella negli angoli, fiocchetti di burro, qualche goccia di ragù e del parmigiano. Il ragù che ho utilizzato è il vero ragù alla bolognese. Non so se ve ne siete accorti, non era il solito ragù, la solita salsa. Il vero ragù alla bolognese non è una salsa pomodoro con della carne all'interno, è una salsa di carne con un po' di pomodoro all'interno, precisamente concentrato di pomodoro, e la carne viene cotta con il latte, viene cotta con il latte per tutta la sua cottura e alla fine verrà di un colore rosa, non proprio rossissima come la bolognese, quella commerciale che si trova in giro normalmente. Fare una buona besciamella, come abbiamo fatto, quindi facendola cuocere lentamente sul fuoco per almeno 10 minuti, se non la mezz'ora ma almeno 10 minuti, con un buon roux fatto bene, fare un ragù vero e utilizzare poi un buon parmigiano, viene un piatto che sarà semplice, sarà della tradizione, sarà un piatto della cucina basica della nostra nazione, però è sempre eccezionale. Questo è il risultato gratinato, come vedete i bordi della pirofila sono puliti, abbiamo una giusta gratinatura e adesso prima di tagliarla dovrebbe sempre riposare almeno un quarto d'ora, 20 minuti, non dal forno a mangiarla subito. Dal forno 20-25 minuti, ferma sul tavolo e poi stai, tanto prima che perde il calore ce ne impiega tanto di tempo. Vengo a vedere subito il vostro lavoro. Super lavoro. Sei preoccupato, Michele? Assolutamente no. Allora, tu hai messo la tua nota di creatività come sempre. Allora, punto critico. Vedi che se presenti una pirofila così in tavola, tutta sporca, non è un granché carina. Peccato perché poteva essere più carina. Seconda cosa, la pasta, il famoso discorso degli angoli. Guarda questo angolo qua. Che è bruciato. Guarda quest'angolo qua, questo qui, sono tutti un po' imbarcati. Attenzione, l'abbiamo anche tolto un attimino prima del dovuto perché per ragioni di tempo non lo fate gratinare fino in fondo. Se la gratinavamo giusta, quindi con la colorazione più giusta ancora sopra, quegli angoli sarebbero stati completamente carbonizzati. E non è tanto il sapore, che poi alla fine è anche buono, no? Quel croccante, tutto sommato, no? Ma è una questione anche estetica, è brutto presentare tutta imbarcata così. La pasta, la tua M di Michele, Sì. messa sopra,
È carina l'idea che hai avuto, però vedi, si imbarca, si arriccia, è lo stesso discorso, se gratinavi giusto poi si sarebbe bruciata. Sempre tutto coperto di salsa, mai pasta libera. L'ho fatto perché non me la confondessi con le altre. Non c'era pericolo perché si riconosceva bene. Si riconosceva benissimo, a guardarle. A guardarle. Allora, Franca, tu l'hai fatta, mi hai detto un pochettino più bassa, ti sono mancati dei fogli di pasta. Vabbè, questo l'abbiamo capito, ma anche tu hai coperto bene, mi sta bene, di besciamella e di ragù tutto quanto, un po' untina anche la tua, soprattutto la tua, un po' più, troppo burro sopra, non è bello presentare al tavolo con tutto questo grasso in superficie, e soprattutto anche tu la pirofila pulita. Vi ricordate che ve l'ho detto a tutti quanti, pulite bene la pirofila, poi però lo stress da correre, io vi dico correre, forza, bisogna infornare, poi nessuno l'ha pulita poi bene. E io direi che posso dirlo? La sua è quella perfetta, dai, è a posto, no? Non è unta, non è grassa, va bene, no? L'unica cosa, anche tu, la pirofila. Se tu mi pulivi la pirofila bene, vedi che tra questa e quella che ho fatto io non c'erano grandi differenze. Se tu pulivi la pirofila bene, solo questo è il tuo problema. Cavolfiore, salsa Mornay, adesso facciamo il seguito della besciamella, un'applicazione della besciamella. L'acqua portatela a bollore. Quelle ciotole con l'acqua gli servono con un po' di ghiaccio dentro. Adesso vi portiamo, aspetta Francesca, gli portiamo un po' di ghiaccio da mettere dentro delle ciotole d'acqua. Scusa chef, hai usato il forno statico o ventilato? Forno ventilato, 190-200 gradi per un 20-25 minuti. Il ventilato mi distribuisce bene il calore, mi fa quella leggera doratura più uniforme rispetto a uno statico. Oppure lo statico, ma se usate lo statico a fine cottura un colpo di grill, perché la ventola aiuta la colorazione della pasta. Se usate lo statico colora a fatica, allora alla fine date un colpetto di grill in superficie. Allora, prima cosa, vi preparate il cavolfiore, iniziate a pulirlo a cimette. Io metto e vi metto, Francesca vi sta preparando a voi il ghiaccio, io me lo preparo da solo. Mettiamo il ghiaccio e acqua per raffreddare il cavolfiore che faremo lessare. Fare quello che viene chiamato lo shock termico per fissare il colore, raffreddare le verdure, mantenerle belle e vive anche dopo la bollitura. Sapete che bollire le verdure vuol dire farle perdere un po' l'aspetto vivo che hanno, fresco che hanno. Allora il fatto di raffreddare in acqua e ghiaccio vuol dire mantenere il colore bello vivo, bello fresco della verdura. In questo caso è bianco, cavolfiore, ma lo manteniamo con un aspetto più come se fosse ancora crudo, ma in realtà è lessato. Allora, lo puliamo a cimette come state facendo. Dov'è il mio cavolfiore? Eccolo qua. Guarda come si pulisce a cimette, Da sotto togliamo il torsolo. Giriamo bene tutta la parte sotto da togliere tutto il torsolo, in modo tale da staccare più facilmente poi le cime, altrimenti ci ritroviamo con le cime molto attaccate e fatichiamo per staccarle. Poi, chef, una domanda. Io ho avanzato la besciamella Sì. e non la voglio usare subito. sì, Cosa posso fare? Posso congelarla? allora, no, in realtà la besciamella ti chiedo almeno la besciamella di farla al momento. Nel senso che è una di quelle salse che sarebbe opportuno non congelare, non conservare, perché sono già così, diciamo, veloci da fare come salse che non ne vale la pena farle in anticipo, no? Conviene farle fresche perché comunque usarla poi dopo vuol dire rimediare, diventa dura, si compatta troppo, non riusciamo poi a gestirla perché non è spalmabile, non rimane più spalmabile, diciamo, e bisogna spalmarla perché naturalmente abbiamo bisogno di spalmarla sulla superficie della lasagna o dei cavolfiori che adesso stiamo andando per fare gratinati, no? Allora, queste cime stacchiamole così, guardate, non lasciate le cime grosse, ma tagliate il gambo da sotto e le aprite in questo modo. Michele, come al solito, è sempre creativo e inventivo, ha già il cavolfiore crudo, l'ha già messo in acqua e ghiaccio, saltando No, la Michele, sbianchitura. l'acqua e ghiaccio serve per raffreddarlo. Era un po' caldo però, Ma meno male, almeno Michele ci dà il pretesto per poter spiegare bene le cose, Lo no? tolgo dall'acqua allora, sì. Lo togli dall'acqua, adesso questo qua dovrebbe bastarmi a me. Sì, perché devi metterlo in acqua a bollire prima di andarlo a raffreddare, no? Non ha senso che lo fai bollire prima di raffreddarlo. Cioè lo fai raffreddare prima di farlo bollire, scusami. Francesca non mi aiuta mai, mi dà sempre le colpe. Ti vede i difetti ma non i pregi, vero?
Qualcuno di punta bisogna prendere, in questo caso sei tu. Ok, fatte tutte queste cimette, quando l'acqua arriva a bollore, mi dai una pulita qua Francesca per favore? Andiamo a salare l'acqua. Le verdure si fanno cuocere sempre in acqua in ebollizione, mai acqua che sobbolle o fredda addirittura. Laviamo bene il cavolfiore. Io che l'ho già messo in acqua non li lavo più. E in realtà quell'acqua lì sarebbe l'acqua per raffreddarle, dovrebbe essere un'acqua pulita. Non sporcare l'acqua dove devi poi raffreddarle, no? Diamo una bella lavata al cavolfiore. E lo buttiamo a bagno per farlo bollire. Quanto? Stavolta deve diventare abbastanza tenero perché poi in forno avrà solo più una gratinatura, non deve cuocere più di tanto, cioè, vabbè, non avrà modo di cuocere più di tanto perché la mornay è una salsa da gratin, non è una salsa da cottura, quindi durante lo stazionamento nel forno gratinerà la superficie ma il cavolfiore più di tanto non riuscirà a cuocere, quindi dovete essere un attimino attenti a cuocerlo correttamente, non sfatto, non stracotto, ma neanche troppo al dente, altrimenti poi vi rimarrà crudo Francesca, ci manca il sale. Arriva. Manca il sale? Spessa dall'acqua, perfetto, sì. Allora, veloci che dobbiamo fare la mornay adesso. La mornay è la salsa basica di questa puntata, no? Praticamente, quindi dobbiamo fare l'applicazione della besciamella prendendo della panna, arricchendo la panna con, scusatemi, la besciamella con panna, tuorli d'uovo, besciamella calda ancora, ci metti i tuorli d'uovo, la panna e inizi a mescolare. Questa qua, no? La panna. Sì, quella che hai nella Se caraffina. non metto qualcos'altro, Sì, paura di Stiamo questi più sbagliare. qua. se no mi danno del creativo. Che cosa serve mettere la panna, il tuorlo d'uovo e il parmigiano all'interno della besciamella? Serve per rendere la besciamella, farla trasformare da besciamella a salsa mornay. La salsa mornay è una salsa da gratin, quindi tutte le volte che dovete fare qualcosa di gratinato, ci mettete all'interno questi ingredienti qua che aiutano la colorazione nel forno. Aumentiamo il contenuto in grassi, aumentiamo le proteine, perché mettiamo altre proteine del latte mettendo parmigiano e panna, e aumentiamo gli zuccheri con lattosio della panna, quindi tutta la colorazione è più accentuata nel nostro forno. E tutte le volte che devo gratinare dei cavolfiori, dei finocchi, qualsiasi sia la cosa che devo gratinare, ci faccio questa salsina, mischiando alla besciamella la giusta grammatura di tuorli d'uovo, parmigiano e panna. Allora, vi do anche la grammatura che vi serve. Allora, per la mornay servono 500 g di besciamella, 60 g di tuorli, vuol dire più o meno 3 tuorli d'uovo, 100 g di panna, 80 g di parmigiano ed eventualmente verifichiamo ancora di sale e pepe, eventualmente, non è detto perché diciamo che già la besciamella è già salata giusta, il parmigiano è un rafforzativo di sapore, direi che va bene così, no? Quindi questi ingredienti tutti miscelati insieme fino a ottenere una bella salsina. Vi tenete il parmigiano, il burro e le nocciole da parte che serviranno per comporre poi il nostro piatto. Come procede? Va bene. Ecco, questa è una salsa che a differenza della besciamella madre potreste conservarla anche in frigo, essendo diluita con la panna, essendo con altri ingredienti all'interno, tende a ingessare meno nel frigorifero, quindi volendola potete lasciare anche in frigorifero a stazionare prima dell'utilizzo, anche se io preferisco le salse a base di besciamella farle ed utilizzarle, piuttosto faccio stazionare nel frigorifero il prodotto già dosato, cioè già i cavolfiori nella pirofila con sopra la besciamella, il parmigiano e i fiocchetti di burro in frigorifero pronti per andare poi a gratinare quando servirà. Questa salsa che cosa ci può servire oltre che per esempio per le verdure?
tutte le volte che devi gratinare qualcosa, anche delle crespelle per esempio. È presente le classiche crespelle che si fanno mettendo crespelle, prosciutto e formaggio in una pirofila coperte con sopra una besciamella? Di solito a casa si utilizza besciamella, in realtà la cosa più opportuna sarebbe usare la salsa Mornay. Nasce per i gratinati la salsa Mornay. Perché nella lasagna non l'abbiamo utilizzata? Perché nella lasagna la besciamella è stratificata anche all'interno, quindi non ha senso. Ma in un gratinato dove c'è solo la crosta superiore, come in questo caso i cavolfiori o le crespelle, a quel punto usiamo la Mornay. Eventualmente, volendo, poi l'ultimo strato andare a mettere anziché besciamella Mornay. Quindi fai besciamella ragù e chiudi con la Mornay in superficie. C'è una schiumarola? Perché questa mangiata da sola è più buona che la besciamella che abbiamo fatto. Cioè, si può mangiare... Cavoli, questa qua è una buona salsa, no? Nel senso che ha già tutto il presupposto per avere i sapori corretti. C'è già il parmigiano, c'è già il tuorlo, c'è tutto quello che vuoi. Allora, adesso scoliamo il cavolfiore in acqua e ghiaccio. Beh, il cavolfiore è abbastanza saldo. Abbastanza? Saldo? Il mio l'ho messo giù prima del vostro, voi aspettate ancora un attimo se non è pronto, eh. Io tiro sul mio perché va bene, vedete qua c'è l'acqua col ghiaccio, vado a mettere all'interno il cavolfiore così lui si fermerà la cottura e rimarrà perfettamente croccante, non sfatto e fissiamo anche il colore. Tolto dall'acqua e ghiaccio lo asciughiamo e lo andiamo poi a mettere nelle pirofile. Allora io aspetto che il vostro cavolfiore cuoce, che il mio cuoce e che il mio si raffredda bene e poi vediamo come assemblare il resto. Ci vediamo dopo, non mancate per vedere il seguito. A dopo. Allora vi ricordo che stiamo facendo un'applicazione della salsa besciamella e in particolar modo si chiama salsa Mornay. Dalla salsa Mornay si ricavano dei piatti classici della nostra tradizione, tra cui uno di quelli che stiamo facendo adesso, un piatto molto basico ma sempre buono d'accompagnamento, che sono i cavolfiori gratinati. Si possono fare in questo modo, oltre che i cavolfiori, anche i finocchi o altri tipi di verdura. L'importante è sempre coprire in maniera completa tutte le vegetali in modo tale da non lasciare delle parti scoperte che in forno si possono bruciare. La preparazione è una salsa da gratin, quindi non è solo per le verdure lo specifico, ma anche per dei primi piatti. Se voglio gratinare dei cannelloni, voglio gratinare delle crespelle o un primo piatto appunto, posso utilizzare anche la salsa Mornay. Quindi immaginate la vostra crespellina prosciutto e formaggio ripiena, chiusa, messa in pirofila, coperta con la salsa Mornay. Ora li andiamo ad assemblare. Abbiamo fatto la salsa, abbiamo fatto scottare i cavolfiori raffreddati in acqua e ghiaccio, li tiriamo su e li mettete su della carta assorbente in modo tale da scolarli e asciugarli. Non andiamo a mettere tutta quest'acqua all'interno della pirofila o piatto di servizio che abbiamo deciso di utilizzare. Vi ricordo quello che ho detto prima, che non devono essere al dente, o meglio, non devono essere sfatti, questo è ovvio, però non devono essere neanche troppo indietro di cottura, perché adesso quella che faremo non è una cottura in forno, ma solo una gratinatura, quindi durante il tempo che gratinano non ce la fanno a cuocere. Se li lasciate crudi, rimarranno crudi anche dopo. Come ti sembrano, tu che li stai assaggiando? Semi. Un po' troppo al dente? No? Va bene. Giusto. Ok. Allora, andiamo a ungere la pirofila che avete a disposizione. Voi avete una pirofilina da servizio in tavola da conviviale. Tu invece ti faccio fare 3 pirofiline piccoline da monoporzione. Grazie. Ok? Molto gentile. Visto che sei il più creativo del gruppo, Grazie. ti faccio fare questo. Allora, vado a mettere il burro nella pirofila, mi raccomando ben unto. Si parte poi con la salsa Mornay che avete fatto prima. Vedete che c'è ancora qualche pezzetto di parmigiano dentro, questa sorta di parte che sembrano dei grumi, che sembrano dei grumi, non sono dei grumi, ma sono i pezzettini di parmigiano che ancora non si sono sciolti. Poi in forno si scioglierà il tutto. Disponiamo bene, vediamo di non sporcare almeno stavolta, Maurizio, Franca e Michele, la pirofila. Disponiamo i cavolfiori tutto intorno. Anche un po' il bordo, Franca. Scusa, chef. Eccomi. Nella pirofila solo lo strato di base o anche le pareti? No, solo il fondo, perché se metti sulle pareti poi ti si va a bruciare in forno, no? E quanto? Mettine sotto tipo un mezzo centimetro scarso, non di più. Potete fare anche terrine miste, con cavolfiori, finocchi, delle cipolle, delle carote, tutto misto e poi tutto gratinato con la salsa Mornay.
Franca, ti consiglio basta, sennò poi c'è troppo sotto. Questo è un piatto proprio tipico, molto basico, però come vedete, come tutte le cose della pasticceria o della cucina che sia, ogni volta bisogna rispettare delle regole o qualche cosa prima di poter fare un piatto e improvvisarlo. È semplice, come vedete, questo piatto da fare, però avete visto quante piccole accortezze ci sono per poterlo fare in maniera corretta e che poi possa dire, ok, questo è un piatto serio e fatto bene e non improvvisato, no? Quindi anche una semplice lasagna come prima, portarla a tavola col bollo tutto sporco, si vede, si percepisce una non professionalità, no? Dietro il piatto. Dimmi, Michele. Perciò il cavolfiore va anche fatto a pezzettini piccoli, grosso così non andrebbe bene. Così va bene. Così va bene? Non quell'altro che vedo là, che ce n'è un altro più grosso ancora, magari quello là no. Questo, ok. Spolveriamo con della granella di nocciole. Questa è una nota creativa che gli metto, perché in realtà i cavolfiore al gratin classici non prevedono appunto la granella di nocciole. A questo punto completo con... Perché l'ho messa la nocciole? Perché comunque sta molto bene. Guardate se riuscite a guardare un attimo qua, la mornay, scusatemi, in questo modo, un velo non troppo sottile su tutta la superficie dei cavolfiori. Scusa chef, in alcuni casi per gratinare si mette anche il pan grattato. Bravo. Se vuoi una crosta più preponderante, più aggressiva, metti oltre che il parmigiano anche del pan grattato sopra e va bene farlo, non è assolutamente un errore farlo, ok? Io nel cavolfiore però mornay preferisco non metterlo, non mi piace quella crosta rustica perché guarda, in qualche modo, pur essendo un piatto classico e anche un po' datato questo qui, in qualche modo ha una sua finezza. Metterci il pane vuol dire andare a dare un po' di rusticità al piatto, non lo vedo. Su dei peperoni al forno gratinati lo vedo già meglio, ma su un cavolfiore così con la salsa molto fine, molto raffinata, non lo vedo tanto bene. Facciamo cadere gocce di burro, così col pennello, guardate, in modo tale che distribuiamo un po' tutto il burro sulla superficie. Mettiamo ancora un po' di granella di nocciole. E completiamo naturalmente con del parmigiano. Se vi accade di sporcare il bordo, può succedere, pulitelo semplicemente con della carta bagnata prima di andare in forno. Ok? Adesso metto in forno a 180 gradi per un quarto d'ora, 20 minuti circa, giusto perché si gratinino. Verifichiamo se sono pronti, sì, manca giusto un minuto, il tempo che vi spiego ancora questa cosa, 180-200 gradi il forno per la cottura, che si scaldi, si cuocia tutto per un quarto d'ora, 20 minuti, scarsi. Gli ultimi 5 minuti accendete il grill del forno e dare una bella doratura in superficie, si chiama gratin, deve essere gratinato. Vediamo il risultato, vi faccio vedere prima il mio risultato, in modo tale che vi rendiate conto del grado di gratinatura. Vedete, solo la salsa mornay fa questo tipo di gratinatura. La salsa besciamella non ce la farebbe a fare questa puntinatura. Tutto maculato così e la presenza del tuorlo d'uovo, la presenza del parmigiano e la presenza della panna che serve per nappare meglio il cavolfiore, otteniamo un risultato direi molto invitante. Le cose gratinate sono molto invitanti. Qua è di nuovo il discorso delle rosolature. Questa è una rosolatura in forno. Se la faccio troppo diventa amaro, se la faccio troppo poco rimangono insipidi di sapore. Non è servito fare una salsa mornay se devo lasciarle bianche, poi alla fine, no? Ok, io vengo a vedere cosa avete fatto anche voi. Francesca ve li sta sfornando. Questa è la tua? Quindi parto da Maurizio. In fondo stavolta ti risparmio per primo, Michele? Parto da Maurizio. Grazie. Ok, logicamente per ovvie ragioni di tempistica le abbiamo tolto un filino indietro, vedi che le mie sono un po' piccolate, ma questo non è una colpa tua, nel senso che andiamo avanti per chiudere la nostra lezione. L'unica cosa che mi sentirei di dire è che se tu vedi là, vedi le forme dei cavolfiori. Sai qual è la differenza? Tu hai fatto una sorta di lasagna, no? È più bello perché è un gratin di verdura, ci deve essere quello stato di un mezzo centimetro scarso sopra il prodotto, che lo nappa si dice, e mantiene la forma, non è una verdura affogata nella salsa mornay, okay? Se no è un po' nauseante, un po' troppo preponderante. Ti ringrazio. Per il resto va tutto bene. Dovevo pulire la teglia naturalmente. Perché tu sei goloso, te la vuoi mangiare poi tutta, non vuoi lasciare dietro niente. Vedi che qua inizia già a vedersi qualche cavolfiore spuntare fuori, ma anche tu sei abbondante. Quello che l'ha fatto giusto è più lui. Mi ha fatto un gratin, sì, ma non ti esaltare perché è la prima volta che fai giusto. Scherzo. No, vabbè, direi che va abbastanza bene, anche tu la regola che ho detto lui, per il resto va bene. Stavolta le pirofile finalmente sono un po' più pulite, ma se volessi essere uno chef preciso non sono ancora pulite come le volevo.
E tu invece va bene, forse addirittura un goccio poco, adesso scherzi a parte, vedi i cavolfiori alcuni sono scoperti. Avete interpretato in un eccesso in un modo e nell'altro, cioè tu hai detto coprita appena, tu hai troppo coperto poco diciamo, no? E invece voi per paura di lasciare del cavolfiore fuori avete esagerato con la salsa. Per il resto direi che va abbastanza bene. Grazie. Allora, la lezione direi che potrebbe terminare qua. Velocemente, besciamella è la madre delle salse in cucina. Può servire come base da utilizzare tal quale, per esempio dentro i ripieni, dentro una lasagna, dentro un ripieno di carne si può anche mettere dei cannelloni, si può condire con della besciamella per ammorbidire il ripieno, quindi è una base in quel senso. Nel momento in cui la applichiamo per gratinare la superficie di un salato, che sia verdure, come in questo caso che è un grande classico, che sia magari anche le crespelle, di nuovo i cannelloni, quindi quei primi piatti, sempre fare una mornay. Ne guadagnate in estetica e ne guadagnate anche in sapore. Vi è chiaro tutto? Nessuna domanda? Soprattutto sulla cottura vi ricordo che deve cuocere almeno per 10 minuti, un quarto d'ora, altrimenti la differenza è tra un latte addensato, quindi abbiamo un latte semplicemente che abbiamo addensato sul fuoco ed ha una struttura, oppure facciamo cuocere un quarto d'ora, 20 minuti, l'ideale sarebbe mezz'ora. Sapete, una dei classici della cucina di una volta, proprio classica, addirittura è metterci una mezza cipolla all'interno della besciamella, picchettata con dei chiodi di garofano, messa nel latte, fatta bollire con questo, chiamiamolo aroma, poi scolato e cotto in questo modo. Dimmi Michele. Ok, quando si dice pesce gratinato al forno, lo fanno in questo modo qua? La mornay in certi casi nei crostacei può essere utilizzato, tu lo sai visto che tratti il pesce, che è generalmente il formaggio con il pesce, sì, un po' vecchio retaggio come vino rosso col pesce no, comunque in linea di massima non dico che non va, sposa con più attenzione, cioè bisogna fare attenzione quando lo si usa col pesce il formaggio. Nel caso di crostacei, aragosta, un astice oppure dei gamberoni o queste cose qua potrebbe star bene un gratin del genere, anche con le cappesante per esempio. Cappesante in mornay va benissimo, il guscio, il mollusco spadellato in padella e sopra la salsa mornay a gratinare. In questo genere di pesci sta bene, non lo vedrei assolutamente con un branzino, con un tonno o con questo genere di pesce perché andiamo completamente ad ammazzare il loro sapore, ok? Allora io direi che con questo abbiamo terminato la lezione sulla besciamella, vi dico non mancate, ci vediamo per altre lezioni molto interessanti, a presto!